Buongiorno amici, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi prepariamo una torta di fragole davvero deliziosa, morbida, alta, scioglievole. Utilizzerò il Bimbi TM6, me lo avete richiesto in tanti e quindi ho deciso di fare un giorno alla settimana una ricetta dedicata al bimbi. Vediamo gli ingredienti: 250 g di fragole, 250 g di farina, vaniglia, una bustina di lievito, 150 ml di olio di semi, 200 ml di latte di mandorla, 50 g di fecola di patate, 2 uova e 200 g di zucchero. È una ricetta senza lattosio, quindi adatta a tutti. Utilizzeremo per realizzarla il bimbi. Per chi non lo avesse può fare lo stesso procedimento con un mixer comune, con un frullino oppure a mano. L'olio, la fecola e la farina con il lievito e la vaniglia. Inseriamo il coperchio. Inserire il tempo 40 secondi, velocità 5. E guardate, l'impasto è perfettamente amalgamato. Prendiamo una tortiera a cerniera, cioè queste con il fondo apribile, diametro 24 cm. L'ho imburrata e ho ritagliato delle sagome con la carta da forno. Grazie al burro le sagome si attaccano e aderiscono perfettamente ai bordi. E in questo modo la torta non si attaccherà. Versiamo il nostro impasto e recuperiamo tutto il resto utilizzando un leccapentole. Adesso non ci resta che tagliare le nostre fragole. Versiamo le fragole in questo modo e adesso semplicemente con il coltello li facciamo scivolare verso il basso. Cospargiamo con un po' di zucchero semolato. Inforniamo a 180 gradi per circa 45-50 minuti, fin quando lo stecchino che inseriremo sarà asciutto. Nel frattempo che la torta cuoce in forno, ho deciso di preparare un coulis di fragole. Ma attenzione, non è obbligatorio prepararlo perché la torta è deliziosa anche spolverizzata con zucchero a velo in superficie. Se volete realizzarlo basteranno 2 minuti, quindi mettiamo in un pentolino, in un padellino, 2 cucchiai di zucchero, naturalmente le fragole e le lasciamo cuocere per 2 minuti. In questo modo preserveranno tutte le loro caratteristiche, quindi il colore, l'aroma e il sapore. Il coulis è pronto, spegniamo il fuoco, lo travasiamo in una scodella e lo lasciamo raffreddare completamente. Possiamo anche conservarlo in frigo e utilizzarlo quando desideriamo. Dopo 45 minuti faccio la prova a stecchino. Dovrà risultare asciutto. In questo modo significa che la torta è cotta. Se dovesse risultare umido, fatela cuocere un po' di più. Quindi la sforniamo e la lasciamo raffreddare completamente.
Dopo la poniamo sul nostro piatto di servizio e possiamo decorarla. Si tratta di una torta morbidissima come una nuvoletta e soprattutto molto umida perché all'interno abbiamo le fragole. Il mio consiglio è quello di cospargerla con il coulis soltanto se la consumiamo al momento, altrimenti sarebbe preferibile lasciarla semplicemente con una spolverizzata di zucchero a velo. In questo modo si mantiene perfettamente per diversi giorni. A me è piaciuta davvero tanto e sono super curiosa di conoscere anche la vostra opinione. Bene, allora siete contenti di questa nuova rubrica dedicata al bimbi? Ci sono magari delle ricette che potrebbero interessarvi più di altre? Attendo sempre di conoscere tutti i vostri consigli. Io vi mando un bacione e ci vediamo presto nella prossima videoricetta. Vorrei soltanto ricordare a chi non fosse ancora iscritto che iscriversi è assolutamente gratuito e per ricevere tutti i miei nuovi video vi basterà cliccare la campanella qua giù e impostarla su tutte le notifiche. Se volete supportarmi, ricordate anche di lasciare un like e condividere il video con i vostri amici e sui vostri social. Un bacione e a presto!